Ladies and gentlemen, welcome to my nightmare. Welcome to my show. Un artista mitico che ha attraversato ben 5 decenni, rimanendo sempre fedele al suo principale scopo, quello di scioccare il pubblico, Mr. Alice Cooper. Eccolo a voi. Eh sì, come avete sicuramente immaginato dal mio look, oggi si parlerà di Mr. Vincent Fournier, che poi è il vero nome di Alice Cooper, come molti di voi sicuramente sapranno. Tra l'altro, Alice Cooper nasce a Detroit in una famiglia totalmente diversa da quello che ci potremmo aspettare, ovvero una famiglia di predicatori cattolici. Teniamo a mente una cosa, ovvero quando parliamo di Alice Cooper, perlomeno nella prima parte della loro carriera, perché stiamo parlando di una band, ecco esatto, intendiamo parlare di Alice Cooper come band perlomeno fino al 1973, una band che era composta da altri 4 componenti, oltre ovviamente al loro leader Vincent Fournier. Gli altri soci in questa incredibile avventura di Alice Cooper erano Dennis Dunaway al basso, i chitarristi Michael Bruce e Glenn Bankston e il batterista Neil Smith. Dopo vari concerti nella zona di Detroit da parte di questa formazione ancora senza nessun disco all'attivo, il gruppo di Alice Cooper decide di chiamarsi così dopo aver attraversato altre fasi in cui il loro nome era totalmente diverso, si chiamavano anche Nuts, poi dopo hanno scoperto che era lo stesso nome della prima band di Todd Rundgren, un altro grande interprete della musica americana di quegli anni, e quindi hanno trovato questo nome partendo anche da un'idea che aveva a che fare con una certa strega, insomma con tutta una storia abbastanza oscura, esoterica, che ovviamente ha suggestionato successivamente anche la carriera e le tematiche di Alice Cooper. Da notare poi che nella prima parte della loro carriera gli Alice Cooper, intesi come band, sono stati scoperti e messi sotto l'ala protettrice di addirittura Frank Zappa, che in effetti li ha aiutati ad attraversare la prima fase della loro carriera producendo i loro primissimi 2 album. I primi 2 album in questione, prodotti da Frank Zappa, si chiamano Pretty For You e Easy Action. Ecco, a dire la verità, questi 2 dischi non sono eccessivamente rappresentativi di quello che sarà il sound della band nel corso degli anni, però ecco, è una ottima partenza, anche perché iniziare la propria carriera con l'ausilio della produzione di Frank Zappa, insomma, non è una cosa proprio da tutti. Ma la carriera degli Alice Cooper inizierà sul serio soltanto con l'incontro nel 1970 con un giovane all'epoca produttore che sarà molto importante nella carriera di questo gruppo, ma anche nello svolgimento della carriera di altre band storiche, quali per esempio i Kiss o anche Lou Reed, insomma un produttore che fa davvero la differenza e che risponde al nome di Bob Ezrin. Tra l'altro, da non dimenticare che Bob Ezrin è stato anche il produttore del mitico The Wall dei Pink Floyd, quindi insomma non certo un personaggio da poco. Qui comunque, come dicevamo, era un po' all'inizio della sua carriera da produttore e ha messo sotto la propria ala protettrice questa band di scapestrati, di come posso dire, di delinquenti da strada, anche perché all'epoca gli Alice Cooper erano davvero una gang che con il loro show veramente molto molto sopra le righe faceva parlare di sé in tutta la zona di Detroit e un po' in tutta l'America. E tutto questo sfocerà finalmente in un disco veramente rappresentativo nella carriera degli Alice Cooper, ovvero Love It to Death del 1971. Bene, questo disco in cui finalmente Alice Cooper riescono a tirar fuori la loro vena horror, la loro caratteristica di avere queste atmosfere così molto culte, molto particolari, molto dark, viene fuori alla grande anche in un brano, in un pezzo che diventerà sicuramente l'inno per eccellenza da parte di Alice Cooper nei loro concerti, ovvero I'm 18. I'm 18 è un brano che si sofferma sulle inquietudini giovanili, adolescenziali dei quasi diciottenni dell'epoca, e ovviamente questo non fa altro che accattivarsi le simpatie dei giovani americani di quel periodo, che sicuramente apprezzeranno molto il testo di questa canzone e la voglia di riscossa, la voglia di essere qualcuno che traspare dal sound e ovviamente soprattutto dai testi di questo pezzo. Un altro pezzo sicuramente topico di questo
primo loro album, il terzo, ma noi lo consideriamo come se fosse il primo vero album degli Alice Cooper, è The Ballad of Dwight Fry. Ecco, in questo pezzo per esempio cominciamo ad intravedere le tematiche molto oscure di Alice Cooper, anche perché il pezzo parla di un maniaco, di un assassino che è stato rinchiuso in un manicomio, e descrive insomma la sua voglia di rivincita, la sua voglia di uscire da quella situazione. Insomma, un brano oppressivo, un sound altrettanto oppressivo e ossessivo che dimostra le caratteristiche nascenti degli Alice Cooper, la loro voglia di andare ad esaminare, ad esplorare i meandri più oscuri della mente umana. Addirittura con questo disco riusciranno ad entrare in classifica, non certo ai vertici, però insomma si fanno vedere e notare non soltanto dal pubblico ma anche dalla critica, che sinceramente li snobberà per un lungo periodo. Comunque, dopo questo album del 71, nello stesso anno ne esce un altro album fondamentale nella carriera del gruppo, si chiama Killer. Ecco, questo Killer è trainato dal primo singolo estratto dall'album in questione, che si chiama Under My Wheels, un brano che compare tuttora nelle scalette di Alice Cooper dal vivo. Tra l'altro un brano dal testo abbastanza curioso, visto che narra le vicende di un ragazzo che è stressato appunto dalla fidanzata, decide di investirla con l'auto. Bah, vabbè, questo è Alice Cooper, ragazzi, che volete farci? Ma non è tutto, la trasgressione di Alice Cooper in questo disco continua anche in un altro pezzo che si chiama Dead Babies, che parla di una bambina che è abbandonata dai genitori, ingerisce delle anfetamine e insomma fa una brutta fine. Anche questo è un brano che mette l'accento sulle caratteristiche della società moderna, specialmente americana, che dimentica anche i principi fondamentali della vita e trascina nella sua decadenza anche i giovanissimi e i bambini. E comunque, nonostante le tematiche scottanti presenti anche in questo disco, gli Alice Cooper volano nella charts americana intorno al 20-25 posto, che non è davvero male per un gruppo così trasgressivo e così sopra le righe. Ma il vero salto commerciale nella carriera degli Alice Cooper avverrà nel 1972 con l'album seguente, ovvero School's Out. School's Out è trainato più che altro dal singolo omonimo, che parla della fine dell'anno scolastico e si rivolge più che altro alle inquietudini del pubblico più giovane, che continua a seguire la carriera della band di Alice Cooper anche dal vivo, dove i loro show propongono davvero delle cose scioccanti, come per esempio avere questo boa constrictor, tra l'altro davvero posseduto da Alice Cooper, attorcigliato intorno al collo, con cui canta anche delle canzoni intere. Andate a vedere i video in questione perché ce ne sono davvero di impressionanti. Insomma, i trucchi cinematografici, possiamo definirli così, degli Alice Cooper dal vivo in questo periodo non fanno altro che scioccare il pubblico, che continua ad arrivare sempre molto presente ai loro concerti. Tra l'altro in questo brano, in questo School's Out, c'è anche un coro di bambini, e questo trucchetto verrà ripetuto poi dal produttore Bob Ezrin anche nel famosissimo Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, di cui tra l'altro, come dicevamo prima, sarà il produttore fortunatissimo anche di quest'altro capolavoro della musica rock. Nel 1973 uscirà un altro disco fondamentale per la carriera degli Alice Cooper, intesi come band. Uscirà per l'appunto Billion Dollar Babies. E sì, in effetti questo disco contiene altri pezzi importantissimi nella loro carriera, per esempio Elected, che tra l'altro si prende gioco delle campagne elettorali dei vari presidenti o dei politici americani in quel periodo. È un altro pezzo che sarà poi successivamente coverizzato da una marea di artisti, tra cui gli stessi Megadeth, è No More Mr. Nice Guy. E non finisce qui, perché un altro pezzo dal testo e dall'atmosfera davvero impressionante è I Love the Dead. Eh sì, perché l'atmosfera malata di questa canzone si trasmette anche attraverso il testo, che parla addirittura di necrofilia, mentre invece molto più scherzoso è Billion Dollar Babies, il brano title track dedicato a una bambola gonfiabile, pensate. E comunque, nonostante tutto, nonostante queste tematiche così trasgressive, il disco in questione, ovvero Billion Dollar Babies, si piazza addirittura al numero 1, pensate un po', al numero 1 della classifica sia britannica sia degli Stati Uniti. È davvero un momento d'oro per gli Alice Cooper, sempre intesi come band, ancora per poco però. Sì, perché nel 1973 arriviamo al punto focale,
epocale della nostra storia, ovvero allo scioglimento degli Alice Cooper intesi proprio come gruppo. In effetti, dopo l'uscita di un ennesimo album, ovvero Muscles of Love, gli Alice Cooper si sciolgono, si separano per meglio dire, ognuno va per la propria strada, probabilmente anche un po' esasperati dalla vita on the road, dalle sgregolatezze di quel periodo e anche nel caso di Alice Cooper dalla sua dipendenza dall'alcol. E quindi dopo un tanto sospirato grandissimo successo internazionale arriva la caduta degli Alice Cooper e Vincent Fournier decide a questo punto di riprendere l'attività dopo un periodo diciamo così di recupero per quanto riguarda la sua salute e le sue dipendenze. Decide per l'appunto di tornare sulle scene nel 1975 sempre con l'ausilio del preziosissimo produttore Bob Ezrin e di sfornare quello che secondo me è il suo capolavoro assoluto, ovvero Welcome to My Nightmares. Welcome to My Nightmare è sicuramente uno degli album più rappresentativi di Alice Cooper e anche di questo decennio, di questi anni 70. È praticamente un concept album che narra la storia di un, ancora una volta, maniaco, ovvero Steven. Questo Steven che maltratta donne, le uccide in certi casi. Il delirio di questo personaggio, narrato per l'appunto nell'album Welcome to My Nightmare, è ben rappresentato da uno dei pezzi fondamentali di questo album, che è Only Women Bleed, un brano che parla della violenza contro le donne, della violenza in questo caso esercitata dal protagonista in questione nei confronti della propria moglie, che verrà per l'appunto uccisa nel corso di questa canzone e anche nel corso della rappresentazione stessa dello show dal vivo. E poi c'è un brano strumentale davvero molto importante perché è impreziosito dai chitarristi della band di Alice Cooper di quel periodo, che sono Dick Wagner e Steve Hunter, e tra l'altro saranno anche la coppia di chitarristi che suoneranno con Lou Reed nel disco dal vivo Rock and Roll Animal. Il disco in questione, questa opera rock denominata Welcome to My Nightmare, viene poi anche rappresentata sia dal vivo sia in video, e tra l'altro in un video in cui compare addirittura Mr. Vincent Price, un personaggio, un attore famosissimo. Ecco, però nonostante il successo di questo album, è successo anche di critica finalmente, i demoni che sono rappresentati da Alice Cooper nei suoi personaggi arrivano addirittura a inquinare la mente di Alice Cooper, che già era affetto da grossi problemi di alcolismo, poi di dipendenza da cocaina, insomma le sue paranoie arrivano a un tale punto che si deve ritirare dal mercato discografico per un periodo per disintossicarsi e riprendere un po' fiato, riprendere le energie per tornare nella propria carriera negli anni successivi con degli album che però diciamo non sono stati proprio tanto ben accettati né dal pubblico né dalla critica. La cura per le sue dipendenze sarà la passione per il golf. Lo so, è una cosa davvero inspiegabile che un personaggio come lui, così trasgressivo, si dia al golf, però sta di fatto che la cosa ha funzionato e adesso negli ultimi anni, come sappiamo, Alice Cooper è totalmente pulito, da parecchio anche, e è diventato praticamente un personaggio addirittura dedito alla religione e a praticare questo sport così rilassante, ma tutto comunque a vantaggio della sua salute. E questo ci fa molto piacere. Continuando a parlare però della musica, quello che ci interessa principalmente a noi nel nostro Lion Rock Café, dobbiamo dire che gli album seguenti nella seconda parte degli anni 70 da parte di Alice Cooper non sono poi così brillanti. Abbiamo Alice Cooper Goes to Hell, abbiamo Whiskey and Lace, abbiamo From the Inside che è del 1978 e poi c'è questo avvicinamento verso il sound del periodo dei primi anni 80, ovvero quello un po' più dedito ai sintetizzatori, alla new wave. Infatti usciranno album quali Flash the Fashion del 1980 e poi Dada, in cui addirittura abbiamo più che il rock, l'hard rock a cui eravamo abituati negli album precedenti, abbiamo un sound totalmente sintetico, molto molto elettronico, un po' caratteristica di quei primi anni 80. E questo album Dada, insieme a Special Forces, insieme a Zipper Catches Skin, insomma rappresentano un periodo un po' oscuro, poco considerato nell'ambito della carriera discografica di Alice Cooper, e direi in effetti che non sono album così brillanti. Invece lo saranno quelli successivi, quelli del 1986 e del 1987, che sono Constrictor, probabilmente un omaggio al suo carissimo serpente, al suo animaletto, e poi Raise Your Fist and Yell. Ecco, cosa dire di questi due album? Questi due album escono in un periodo in cui l'heavy metal furoreggia in America, perlomeno l'hard rock cosiddetto
trasmesso da MTV, e quindi questi album rappresentano la rinascita di Alice Cooper anche a livello di sound, anche perché in questi dischi Alice Cooper è supportato da una band davvero eccezionale, rappresentata in primis da questo corpulento, muscoloso chitarrista che si chiama Kane Roberts, e poi anche da altri componenti della sua band che faranno una gran fortuna come session man e con le loro proprie band nel periodo successivo degli anni '80, ovvero Kip Winger, ovviamente il leader della famosa band quasi omonima, e poi anche il batterista, il bravissimo Ken Mary. E di questo periodo mi preme più che altro menzionare il brano Freedom, contenuto per l'appunto in Raise Your Fist and Yell, in cui viene fuori tutta la grinta e il suono heavy metal di quel periodo degli Alice Cooper. Ma il vero grande successo di Alice Cooper negli anni 80 e precisamente nel 1989 è rappresentato da questo album, ovvero Trash. Trash contiene quello che è il brano più conosciuto in assoluto, anche da chi è che non segue particolarmente la carriera di Alice Cooper, il brano più conosciuto e anche all'epoca perlomeno più programmato dalle radio e dalle televisioni dell'epoca, che si chiama Poison. Ecco, Poison è il prodotto più caratteristico, più importante della collaborazione con Desmond Child. Eh sì, perché questo brano contiene un crescendo, contiene un coro così trascinante che diventerà un hit mondiale, per lungo tempo sarà ascoltato, programmato dalle radio e anche oggi vedo che quando propongo questo brano nelle mie serate da DJ tutti quanti lo cantano in coro perché è davvero un pezzo molto molto trascinante. Ma non è l'unico, perché ci sono anche altri pezzi molto importanti in questo disco, come per esempio Beds of Nail, House on Fire, Only My Heart Talking, insomma tante canzoni e tante occasioni per arrivare ai vertici delle classifiche mondiali con questo Trash. E visto il grande successo di questo album, di questa svolta così orientata all'hard rock, Alice Cooper ci riprova con un altro disco che anch'esso furoreggerà nelle classifiche di mezzo mondo. Si chiama Hey Stupid, e tra l'altro in questo disco c'è la collaborazione di tanti altri artisti all'epoca e anche adesso sulla cresta dell'onda, quali per esempio Slash, che tra l'altro compare anche nel video della canzone omonima di questo disco. E che dire, con questo disco, con questo Hey Stupid, Alice Cooper ha raggiunto davvero i vertici delle classifiche mondiali. Più di così non si potrebbe fare. Ovviamente poi subentra un periodo un po' meno interessante dal punto di vista qualitativo e anche dal punto di vista commerciale. Ci sono tanti album da menzionare successivamente, che però non lasciano totalmente il segno come quelli che abbiamo invece detto finora. Ci sono album per esempio tendenti un po' più all'industrial metal, tipo Dragon Town. Ce ne sono altri invece che si rifanno molto al passato sin dal titolo, perché abbiamo addirittura un rifacimento di Welcome to My Nightmare. In questo caso però il successo non è ovviamente il medesimo degli anni 70. Ma c'è un altro progetto molto importante nella carriera di Alice Cooper che dobbiamo menzionare, ovvero la collaborazione con il noto attore Johnny Depp e con il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry. Sì, perché creeranno questa proposta musicale denominata Hollywood Vampires, anche perché tutti e tre hanno attraversato il periodo della disintossicazione dall'alcol e dalle varie droghe, sia Johnny Depp, sia Joe Perry, sia Alice Cooper, e questo li ha uniti e li ha in qualche modo spinti a creare questo progetto in cui parlano ovviamente dei loro trascorsi, ma soprattutto propongono delle cover di pezzi classici degli anni 70 e degli anni 80, e lo fanno con questo spirito così molto molto allegro. Quindi anche Hollywood Vampires è un progetto da tenere d'occhio, in cui spicca per l'appunto la partecipazione di Mr. Vincent Fournier alias Alice Cooper. Poi c'è l'uscita di altri album recenti piuttosto validi, che magari non aggiungono e non tolgono niente dalla carriera discografica che conosciamo di Alice Cooper, che però si fanno ascoltare molto ma molto gradevolmente, come per esempio Detroit Stories e poi anche Paranormal. Ma insomma dobbiamo dire che Alice Cooper ci sta abituando a delle uscite discografiche sempre molto gustose, sempre molto apprezzabili, ma quello che conta sicuramente nel suo caso è andare ai concerti di Alice Cooper e ammirare il suo show e soprattutto la sua energia nel proporre tutti i vari personaggi che contraddistinguono le canzoni del suo repertorio.
Bene, direi che per quanto riguarda la storia di Alice Cooper è tutto. Posso andare finalmente a togliermi il trucco in faccia. L'ho fatto per voi, l'ho fatto per rendere più speciale, più caratteristico questo video, visto che me l'avete richiesto in tanti. Bene, eccolo qua il video che riguarda la storia musicale, attenzione, di Alice Cooper. Sì, perché noi preferiamo non soffermarci troppo sulla vita privata, questo lo fanno altri. A noi interessa più che altro parlare di musica e condividere le emozioni musicali con voi, quindi mi raccomando, non mancate di lasciare i vostri messaggi, i vostri like e di iscrivervi al nostro canale, perché avremo sempre tante sorprese come quella di quest'oggi che vedete per voi qua su Lion Rock Café. A tutti quanti un salutone, un abbraccio, mi raccomando non mancate le prossime puntate. Rock and roll!